Stay hungry, stay foolish. Questa frase è sufficiente per farvi capire di chi sto parlando. Steve Jobs. È innegabile. Jobs è un'icona. La sua creatività ha cambiato per sempre il nostro modo di rapportarci con la tecnologia. Ma se come marketer aveva un talento incredibile, come leader ha anche fatto tanti sbagli. Penso sia molto importante lasciarsi ispirare dai suoi successi, ma forse ancora di più imparare dai suoi errori, per capire come essere leader migliori. Il primo sbaglio che Jobs faceva era quello di non delegare. Era estremamente minuzioso e se da una parte questa sua caratteristica si traduceva in una invidiabile cura per i dettagli, dall'altra lo portava a voler fare tutto. Questo approccio per un leader non è sostenibile. Quando un'azienda cresce aumentano i processi, aumenta il lavoro e deve anche crescere la fiducia che un leader ha del suo team. Altrimenti si corre il rischio di sovraccaricarsi e a pagarne le spese sarà tutta l'impresa. Dobbiamo metterci in testa che delegare non è qualcosa di negativo. Affidare un lavoro a qualcun altro è un atto di fiducia che da una parte ci fa concentrare meglio su cose più importanti e dall'altra comunica a chi deleghiamo che riconosciamo le sue qualità e questo inevitabilmente rafforza i rapporti nel team. Il secondo errore riguarda invece i feedback. Alcune fonti raccontano di come Jobs fosse sempre molto convinto delle sue idee, tanto da non accettare molto volentieri critiche da parte di membri del suo team. Lo posso capire, quando si ha una bella idea si può diventare molto protettivi, ma che ci piaccia o meno i feedback servono. Anzi, un leader è chiamato a creare un ambiente in cui il riscontro è all'ordine del giorno. Ogni volta che qualcuno mi fa notare che una mia idea deve cambiare, per quanto poco piacevole, cerco sempre di ricordarmi che solo così le mie intuizioni possono migliorare. L'ultimo punto riguarda la comunicazione. Steve Jobs è sempre stato un visionario con delle idee incredibili, ma spesso faceva fatica a comunicarle al meglio ai suoi team. Una visione o un'idea che non riescono ad essere comunicate in maniera efficace non servono a niente. Lo dico sempre, un leader è come un direttore d'orchestra. Con le sue espressioni, con i suoi movimenti deve riuscire a guidare i musicisti nella perfetta esecuzione della sinfonia e da questo dipende l'80% della riuscita del concerto. Come per i componenti di un'orchestra, anche un team deve essere guidato. Se le persone che lavorano con noi non capiscono la nostra idea, al 90% la colpa è nostra e non loro. C'è una cosa che ho imparato durante i miei anni di esperienza e vorrei che la ricordaste anche voi. Se vogliamo veramente che un progetto funzioni, dobbiamo assicurarci che il nostro team ami e capisca la nostra idea quanto noi. Sicuramente non tutti saranno d'accordo con quello che sto dicendo. Immagino commenti del tipo: come ti permetti di criticare Steve Jobs? Voglio che sia chiaro, Steve Jobs è stato un imprenditore straordinario e possiamo e dobbiamo imparare ancora molto da lui. La sua voglia di raggiungere gli obiettivi deve essere una fonte di ispirazione per tutti noi. Però, ragazzi, il lavoro del leader non è fatto solo di obiettivi. Un leader ha la responsabilità di un team, per cui deve essere guida e sostegno. Come dice Massimo Proietti, il vero leader non è il più forte o il più bravo, ma quello che aiuta gli altri ad essere più forti e più bravi.